Come state? Spero bene. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. E come sempre prendiamo la nostra mitica penna del canale, che poi vi lascio il collegamento qui sotto a questo video, è una penna della Faber-Castell, blu, azzurro cielo e costa pochissimo, trovate tutti i collegamenti qui sotto, quindi se volete la penna ufficiale la trovate qui in descrizione oppure nei commenti se mi ricordo. Allora, benvenuti. Molti di voi in questi giorni mi stanno scrivendo con una preoccupazione allarmante, una preoccupazione comune e mi chiedono: Luigi, che fine hanno fatto gli 80 € della carta acquisti? C'è chi non riceve ricariche da mesi e chi invece teme che il nuovo ISEE abbia bloccato tutto quanto. Quindi cosa facciamo oggi? Oggi faremo un po' di chiarezza, vedremo il calendario ufficiale delle ricariche di quest'anno, capiremo perché alcuni pagamenti sono saltati e soprattutto vi dirò anche cosa controllare subito per sbloccare questa situazione un po', diciamo, melodrammatica. Ok? Quindi partiamo con il calendario ufficiale. Primo capitolo, il calendario ufficiale. Spiegazione. Ricordiamoci che la carta acquisti è bimestrale. Bimestrale. Faccio così perché sennò molti non sanno manco cosa vuol dire bimestrale. Quindi arriva ogni 2 mesi, non arriva tutti i mesi come accade per l'ADI o per SFL o per la pensione, per fare un esempio. Le ricariche avvengono nei mesi dispari. Mesi dispari. Quali sono i mesi dispari? I mesi dispari sono gennaio, marzo, maggio, luglio, settembre e novembre. Lasciamo stare gennaio che è un casino perché a gennaio c'è l'ISEE, c'è il nuovo anno, insomma, gennaio è sempre stato un paccioccone pazzesco, ok? Gennaio è l'unico mese che vabbè, lasciamo stare. Quindi concentriamoci sul periodo aprile-maggio. Aprile-maggio, visto che siamo aprile-maggio. Siamo ad aprile ed è normale che molti si aspettano la ricarica di maggio. Attenzione però, attenzione, molti di voi stanno ancora aspettando quella di marzo. Capì? Ancora aspettando quella di marzo. Se la ricarica di marzo non è arrivata, allora c'è un problema. Può essere tecnico, può essere sia un problema tecnico che anche un problema di requisiti che dobbiamo andare a cercare di capire, quindi dobbiamo praticamente analizzare. Quindi vediamo ora l'analisi dei commenti, i dubbi della community. Voglio leggere insieme a voi alcuni dei messaggi che mi avete lasciato perché sono praticamente lo specchio di quello che sta succedendo a migliaia di persone, famiglie, beneficiari che aspettano le ricariche. Quindi, primo commento, il dubbio sulla sparizione, lo intitolate così, il dubbio sulla sparizione. Un utente chiede: come mai non caricano più la carta acquisti di 80 €? Grazie. Allora, non sono spariti. Diciamo che l'INPS ha un pochino intensificato i controlli automatizzati. Guarda un po', si è iniziato a fare più controlli da 2 anni a sta parte, con sto governo ha iniziato a fare più controlli. Poi c'è il fattore ISEE. Il fattore ISEE e un altro iscritto fa notare questo. A me la davano pure questo anno, non credo perché mi è aumentata la soglia dell'ISEE. Esatto, se è un commento un po' scritto così, perché molti commentano un po' così, un po' così, no? Quindi devo fare una specie di interpretazione, devo anche, diciamo, interpretare i commenti, una specie di geroglifico. Quindi diciamo questo, esatto,
se l'ISEE 2026 ha superato una determinata soglia, che per quest'anno è diversa da quella dell'anno scorso, ovviamente la soglia ISEE, cosa succede? Che la ricarica si blocca automaticamente. Poi abbiamo l'incertezza sulle date e un'altra persona mi scrive: scusami, volevo sapere quando ricaricano la tessera acquisti di 80 euro. Grazie. E quindi qua ricadiamo sul discorso delle date, delle scadenze, perché le ricariche non hanno un giorno fisso come le pensioni. Tac, che poi anche le pensioni, o il primo, il secondo, il terzo, dipende da come gli gira, no? Gli gira nel senso delle feste, io non sono mai il primo, perché io ho sempre detto, quando si tratta che devono incassare, anche fosse domenica pomeriggio, stai tranquillo che i soldi dalla bancomat o dalla carta di credito se li aspirano subito. Ma se devono pagare, stai tranquillo che di sabato e di domenica non pagano. Quindi diciamo che è un sistema fatto a senso unico per loro. Perché qua siamo tutte pecore. Mm. Comunque diciamo che, come vi ho detto, le ricariche non hanno un giorno fisso come le pensioni, ma solitamente avvengono tra il 5 e il 15 del mese di riferimento. E allora sorge spontanea una domanda: perché il pagamento è bloccato? 4 punti, 4 punti. Primo, mancato rinnovo dell'ISEE. Se non avete presentato la DSU entro gennaio o febbraio, in alcuni casi dico in alcuni casi, perché poi c'è gente che, in alcuni casi, l'INPS ovviamente non ha i dati per confermare il beneficio. Primo problema. La soglia superata, come abbiamo visto prima. Controllate il valore dell'ISEE, anche solo 10 euro sopra la soglia e la ricarica viene praticamente sospesa. Dati anagrafici o residenza. Verificate che non ci siano state variazioni nel nucleo familiare che non avete comunicato. Carta scaduta fisicamente. Succede, molti non ci fanno caso, ma succede. Controllate la data di scadenza sulla plastica della vostra carta. Prendete la vostra carta, davanti c'è una data di scadenza. Controllate quella scadenza. Cosa fare ora? Prendete carta e penna, mi raccomando, la penna del canale, quella azzurro cielo, che come vi ho detto trovate il collegamento qui sotto a questo video, e controllate il saldo. Prendete il numero, non aspettate l'SMS, chiamate il numero verde 800, carta e penna, 800 666 888 oppure 06 4526 6888 da cellulare. Se l'ISEE è corretto e il saldo è zero, inviate una comunicazione tramite il servizio INPS Risponde o andate al CAF per verificare se la domanda risulta ancora attiva. Quindi io spero che questa guida vi sia stata di aiuto per trovare un po' di serenità, un po' di pace, non scoraggiatevi, spesso si tratta solo di un ritardo burocratico legato ai calcoli dell'ISEE. Se avete dubbi specifici, come sempre, mi scrivete nei commenti sotto il video e ovviamente cercherò di rispondere a tutti quanti nei prossimi video. E non venite a fare le pulci se dico di abbonarvi al canale per sostenere il canale, perché qua non viviamo di aria o di spirito libero, ma quando vado a fare la spesa anch'io devo pagare la spesa in contanti. Quindi è inutile che venite sotto il canale a dirmi che viviamo di sussidi e tu vai a chiedere di abbonarti al canale, perché è un bel momento, a me non me ne frega niente, ok? Quindi dobbiamo vivere tutti quanti e facendo una cosa onesta, non stiamo facendo niente di disonesto. Se vi chiedo di abbonarvi al canale, un motivo ci sarà. Se non vi piace il discorso di abbonarvi al canale, lo sapete, potete anche andare. Là c'è la porta, quando uscite chiudete che se no fa corrente. Con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, iscrivetevi al canale, almeno quello fatelo, visto che le dita ce le avete, attivate anche la campanellina, mettete like perché
un mortorio assoluto, manco i like, sembra che per mettere un like uno fa una fatica pazzesca, perché usare le dita, bisogna già utilizzare troppo il cervello. E e iscrivetevi, punto. Con questo è tutto, io vi ringrazio e vi saluto. Ciao!